Ciao a tutti! Halloween è alle porte, come vedete da questa bellissima zucca che non accendo perché ha una luce a flash, quindi non voglio dare problemi a chi soffre di epilessia. Ho deciso di parlarvi di alcune case infestate. Non credo di avervi già raccontato di tutte nel video dell'anno scorso, ma tuttavia direi che, visto che Halloween si avvicina, ci può stare anche rivedere quelle di cui abbiamo già parlato. Ovviamente chi ha problemi con le menzioni di sangue, fantasmi, morti e via dicendo, è meglio che lasci questo video perché ne parleremo nelle case infestate. Quindi, visto che mi fido che abbiate lasciato il video, chi doveva farlo, con gli altri continuiamo a parlare di 8 case infestate italiane. Cominciamo dalla prima, Villa delle Streghe a Cortenova, in Lombardia. Questa villa viene chiamata anche Casa Rossa e sono molte le leggende legate a episodi di satanismo e fatti di sangue che si sono verificati qui. Alcuni dicono di aver visto anche una fontana da cui zampilla del sangue. La villa è stata costruita in stile orientale nel XIX secolo sull'idea del conte Felice de' Vecchi, e la leggenda dice che una sera questi tornò da una passeggiata e trovò la moglie assassinata e sfigurata in viso. La figlia era scomparsa e, preso dalla paura, ha abbandonato la villa e non è più tornato. Molti testimoni dichiarano di aver sentito delle voci femminili venire dalla villa, ma tuttavia non è mai tornato nessuno, tranne forse alcuni satanisti che pare si ritrovino nelle stanze vuote di questa casa. E un episodio particolare è successo qualche anno fa. Nella zona di questa casa si è verificata una frana, ma pare che nessuna roccia e nessun detrito l'abbia colpita, lasciandola miracolosamente illesa, quindi non ha subito alcun danno e non si trova una vera e propria spiegazione a questa cosa. Ci spostiamo a Venezia, a Palazzo Cadario, per la seconda leggenda. Sembra che ci sia una terribile maledizione che cada su tutti i proprietari di Villa Cadario. Alcuni dicono che sia dovuto a un anagramma presente sull'ingresso di questa villa, di questa casa. Altri dicono che sia perché è stata costruita sul cimitero dei Templari. Fatto sta che tutti i proprietari, a partire dalla figlia del primo proprietario, il segretario del Senato della Repubblica di Venezia Giovanni Dario, sono morti di morte violenta. Questa ragazza si è suicidata per i problemi economici del marito e in seguito anche il marito e il figlio della giovane sono morti. Pare che uno dei proprietari più recenti, un musicista, per alcuni è il manager degli U, sia morto di infarto. Fatto sta che chiunque visiti questo palazzo o gli passi accanto abbia un senso di inquietudine molto forte, provi quest'ansia molto forte. La terza villa è Villa Magnoni in provincia di Ferrara. Negli anni '80 comincia a circolare questa leggenda per cui un gruppo di ragazzi una sera era entrato nel cortile di questa villa e erano scappati
presi dalla paura, quando una vecchia era comparsa e aveva cominciato a urlare dalla finestra. Per via della paura e della velocità con cui si erano allontanati, hanno avuto un incidente in macchina e sono morti quasi tutti, tranne un ragazzo. Questi poi ha raccontato che appunto quella notte avevano visto questa anziana che si era affacciata da una finestra e aveva cominciato a inveire contro di loro. In seguito a questa testimonianza è stato deciso di murare tutte le finestre della villa, però qualche giorno dopo la finestra da cui era stata avvistata la vecchia non era più murata. Non si sa bene il motivo, ma tanti cacciatori di fantasmi si recano in questa villa, vedono dietro quella finestra delle ombre, sentono dei sussurri femminili e delle urla agghiaccianti. È una villa molto molto famosa in Italia e come questa anche il castello di Montebello in Romagna è una delle attrazioni o comunque delle case infestate più famose del territorio italiano. Qui la leggenda parla di una bambina, Gwendalina, la figlia di Uguccione di Montebello, l'abitante, il regnante di questo castello, padrone di questo castello, che era nata albina e nel XIV secolo questa condizione era collegata con il diavolo. Quindi la madre, per tentare di nasconderla, oltre a farla vivere all'interno del palazzo, del castello, senza farla uscire, aveva provato a tingerle i capelli con delle erbe e le avevano dato la colorazione azzurra, da cui appunto deriva il suo soprannome, Azzurrina. Una sera, o comunque un giorno, questa ragazzina stava giocando con una palla di stracci che è finita all'interno di una ghiacciaia e le guardie hanno sentito delle urla, ma quando sono arrivate alla ghiacciaia non l'hanno più trovata. L'hanno cercata per tutto il castello, ma di Azzurrina non c'era traccia. Però pare che il suo fantasma viva ancora lì e si ripresenti ogni 5 anni durante il solstizio d'estate, il momento appunto in cui era scomparsa. Ci spostiamo nelle Marche, al Palazzo Vallemani, e qui ci sono molte leggende che lo coinvolgono, a partire dal precipizio del diavolo che si trova proprio a fianco a questa villa e con un burrone molto misterioso e scosceso. Durante la seconda guerra mondiale pare che all'interno di questo palazzo siano state uccise più di 20 persone e col passare del tempo altre storie spaventose si sono unite a questa. Alcuni sono entrati per fare dei video, ma l'unica cosa che sono riusciti a registrare sono state delle immagini nere con un sottofondo di violino e altri dicono di sentire solo catene e vedere dame vestite di bianco o fantasmi apparire, oppure anche sentire improvvise grida. Un'altra villa è la Villa del Diavolo a Cefalù. Qui sembra proprio che abiti Belzebù. Questa villa doveva ospitare l'abbazia di Telema di Crolev, uno dei satanisti più famosi al mondo, che per un certo periodo l'ha abitata e ha fatto di tutto qui dentro.
riti, preghiere sataniche, qualsiasi cosa. Si è parlato anche di atti di cannibalismo e sacrifici umani, così che è stato espulso dal paese e la casa ancora adesso è disabitata perché ovviamente nessuno vuole comprarla. A Verona c'è la settima casa, anzi il castello di Illasi, dove pare sia stato ritrovato uno scheletro dietro una parete. Per alcuni è la moglie del conte, Fedifraga, che appunto è stata uccisa e il cui spirito continua a vivere nel castello, ma dopo delle analisi hanno capito che lo scheletro è molto più recente rispetto agli anni di quella coppia. Tuttavia non si sa chi sia il proprietario, diciamo così, di quello scheletro, e quindi sono tante le leggende che si sovrappongono a questa. L'ultima villa è la villa della contessa a Taranto. È una struttura diroccata, frequentata da molti ragazzini che vanno a cercare delle emozioni. Qui pare che la contessa una notte abbia sorpreso i propri domestici in rituali satanici e quindi loro, per evitare che parlasse, abbiano deciso di sacrificarla e il giorno dopo il maggiordomo, preso dai sensi di colpa, si è suicidato. E quindi i loro fantasmi ancora oggi vivono all'interno di questa villa. Abbiamo finito. Cosa ne pensate? Quali di queste ville vi hanno affascinato di più? Quali meno? Quali vi hanno spaventato di più? Ditemelo. E se conoscete qualche altra villa in Italia infestata, scrivetemelo, che la prossima volta ne parliamo ancora, se vi interessa ovviamente. Al prossimo video, ciao!